Ciao a tutti, oggi vediamo le Samsung Galaxy Buds FE Fan Edition, eredi delle famose e storiche Galaxy Buds Plus che continuo ad utilizzare per i miei meeting online e che a distanza di molti anni durano ancora tantissimo. Cercherò per quanto possibile di fare un confronto con quella prima versione così da capire quali aspetti sono stati migliorati nel tempo e quali invece peggiorati. Queste Buds FE sono appunto delle Buds in-ear dotate di Bluetooth 5.2 con un altoparlante custom a una via. Offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva e il supporto al codec proprietario Samsung SSC, oltre ai più canonici AAC ed SBC. Ho con me la colorazione graffite, ma sono disponibili anche in colorazione Mystic White. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, 3 manualetti di carta, uno con la guida rapida e 2 per la garanzia. In più abbiamo 2 ulteriori coppie di gommini, taglia S ed L, mentre la taglia M, come sempre, è già installata. E troviamo poi 2 alette gommate, taglia SM, da utilizzare per avvolgere l'auricolare al posto di quelle taglia ML preinstallate. E infine il cavo di ricarica, attenzione, USB-C, USB-C bianco in questo caso, di circa 1 metro di lunghezza. Ora, grazie Samsung per questo cavo così lungo, ma esattamente che cosa ce ne dobbiamo fare? Non ne bastava uno più corto? Ma un plauso invece per i piccoli contenitori di carta che contengono le fascette e i gommini e che si incastrano perfettamente dentro il cavo di ricarica, così aiutiamo l'ambiente e teniamo gli accessori sempre ordinati. La custodia è di 5x5x 2,7 cm in materiale plastico lucido che nella scelta dei materiali ricorda molto da vicino la vecchia versione delle Buds che ho qui con me. La custodia pesa 40 grammi e non trattiene moltissimo le impronte, anche se comunque toccandola tenderà a diventare un po' opaca. Dimensioni contenute quindi e forma arrotondata che non danno fastidio nella tasca dei jeans, anche se l'ingombro un po' c'è e si percepisce. Nella parte alta della custodia, sul coperchio, è presente il logo Samsung di colore grigio opaco, mentre sulla parte frontale è collocato il LED che si colora di rosso quando la custodia è in ricarica o sotto una certa soglia, oppure di verde quando la ricarica è stata completata. Nella parte posteriore abbiamo la porta USB-C e in quella inferiore tutte le certificazioni di queste Buds. Qui, vista la conformazione della base, si potrebbe pensare che la ricarica wireless sia integrata e invece purtroppo non è così. La parte interna riprende la colorazione degli auricolari, ma è completamente opaca. La costruzione è nella media, non ci sono scricchiolii, ma come vedete una leggera flessione della cerniera che è piccola rispetto al resto della custodia e soprattutto al peso del coperchio. Hanno il sensore di effetto Hall, quindi gli auricolari si connetteranno automaticamente qualche istante dopo aver aperto lo sportellino, e anche un secondo LED posto in mezzo ai 2 alloggiamenti che ripropone le informazioni del LED principale oltre ad indicare lo stato di carica e la presenza delle Buds. Gli auricolari sono posizionati bene, visto che guardano verso l'esterno, così una volta estratti possono essere portati immediatamente in posizione senza dover fare movimenti strani. E l'estrazione è abbastanza semplice, ma chi ha le dita grandi potrebbe avere qualche difficoltà in più visto che non c'è spazio per il pollice tra un auricolare e l'altro. Consiglio quindi di sollevarli parzialmente con l'indice e poi estrarli con il pollice con questo movimento. Confrontiamo ora brevemente le custodie e devo dire che anche solo per i materiali, che sono simili, si capisce come Samsung abbia voluto mantenere una sorta di continuità con il passato, anche se, parere personale, preferivo le dimensioni e la portabilità della precedente versione, più allungata ma meno massiccia. Passiamo ora a parlare dell'auricolare, che come si nota è prevalentemente opaco ed ha una forma tonda di dimensioni contenute e che se non fosse per questa aletta in silicone difficilmente riuscirebbe a rimanere in posizione nell'orecchio, ma fortunatamente ce l'ha. La letta all'interno riporta in questo caso la lettera L, così da rendere più semplice l'installazione dell'altra coppia di alette fornita in dotazione.
La parte esterna dell'auricolare è in sostanza occupata dalla generosa area touch ed è l'unica parte lucida e difatti al tatto si sente il cambio di materiale e quindi è facile individuarla. Nella parte interna vediamo invece il sensore di prossimità e i pin per la ricarica. Se rimuoviamo il gommino possiamo notare come sia presente una generosa e ottima protezione metallica di colore argentato. Ogni auricolare è poi dotato di 3 microfoni che sono posti in questo modo, uno nella parte interna della capsula posto esattamente al centro, il secondo nella parte superiore esterna della capsula e il terzo nella parte inferiore esterna. Tutti i microfoni non hanno protezione antivento e vedremo più tardi come performano nella soppressione del rumore ambientale. Anche i gommini, che hanno la classica forma a sezione tonda e potrebbero quindi essere sostituiti con altri, anche a memoria di forma, anche i gommini, dicevo, hanno una retina plastica di protezione. Da questo punto di vista un ottimo lavoro da parte di Samsung. Ma vediamo un attimo un raffronto con la prima versione, in questo caso in colorazione bianca, e subito si capisce come Samsung abbia voluto mantenere alcune particolarità, come ad esempio la forma molto contenuta, la letta di silicone e la generosa area touch. Dal punto di vista del design, una evoluzione ben riuscita. Ma saranno comode queste Buds FE? Scopriamolo subito. Iniziamo col dire che non pesano pochissimo, infatti ogni auricolare è di 5,6 grammi, ma poiché sono relativamente piccoli e hanno la letta in silicone che li aiuta a rimanere in posizione, sono comodi, non si muovono e soprattutto, cosa molto importante, non affaticano anche nel lungo periodo. Potrete indossarli per tante ore senza avvertire spiacevoli sensazioni di fastidio. L'inserimento è semplice ed è comune a tante altre buds, bisogna inserirle nel canale auricolare, spingerle a fondo e fare la classica semi-rotazione all'indietro per fare in modo che il gommino aderisca bene alle pareti del canale e soprattutto che la letta si incastri sotto la sporgenza del padiglione auricolare. Essendo in ear chiaramente occludono, quindi deve andarvi bene la sensazione, ma ad ogni modo da spente parte dei rumori ambientali filtrano tranquillamente. Direi che come grado di isolamento passivo siamo ad un livello medio, mentre se attiviamo la NC questa sensazione si amplifica un po', ma non isolerà mai completamente. In conclusione, la vestibilità e la comodità sono soddisfacenti e per via della loro forma e delle alette a disposizione sarebbero ideali anche per fare sport, ma attenzione, perché hanno solo una certificazione IPX2, il che significa che non possono essere utilizzate sotto la pioggia. Traete voi le conclusioni. Vediamo ora l'applicazione a supporto di queste Galaxy Buds FE e parto subito con l'aspetto negativo per eccellenza. Se volete usarle su iPhone potrete farlo, ma non potrete configurarle perché non sono supportate da alcuna app su iOS. Su Android invece dovrete installare l'applicazione Galaxy Manager e a seguire il plugin Galaxy Buds FE Manager che l'applicazione vi chiederà al primo avvio dopo aver trovato gli auricolari. Terminata questa procedura avrete a disposizione una home page dove vengono mostrate le 3 funzioni principali, ovvero lo stato di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno, la gestione della ANC tra eliminazione disturbi, ovvero ANC attivo, no, ovvero ANC disattivo, e suono ambientale, ovvero la modalità trasparenza. Infine la gestione dei comandi touch che si può anche totalmente disabilitare. Tutte le altre impostazioni si trovano nel menu Impostazioni auricolari, e qui possiamo fare tanto, forse troppo. Io avrei preferito una suddivisione diversa delle impostazioni. Ad ogni modo potrete impostare l'equalizzazione scegliendo tra 6 impostazioni predefinite, ma non potrete crearne di personalizzate. Potrete controllare la vestibilità degli auricolari attraverso un classico test, impostare la lettura delle notifiche ad alta voce e potrete abilitare questa funzione per ogni applicazione presente nel vostro telefono Android. È possibile attivare la modalità trasparenza automatica in chiamata vocale, modificare le impostazioni relative al riconoscimento automatico dell'orecchio, così che quando indossate o rimuovete l'auricolare la traccia audio si possa avviare o fermare automaticamente, e infine una sorta di multipoint, ma solo per dispositivi Samsung connessi al medesimo Samsung account. Ricordo che questo modello non è multipoint.
Per chiudere c'è poi la possibilità di resettare gli auricolari alle impostazioni di fabbrica e controllare la presenza di aggiornamenti ed eventualmente aggiornare il firmware. Come vedete non c'è la possibilità di cercare gli auricolari se li abbiamo persi di vista, perché questa funzione è a carico di un'altra app, la Samsung SmartThings, che consente di controllare tutti i device dell'ecosistema Samsung, domotica compresa. Insomma, un'applicazione completa, forse da rivedere in alcuni aspetti, ma che ha il grosso limite di essere disponibile esclusivamente su Android. Veniamo ai controlli touch, che come dicevamo possono essere completamente disattivati e che, come possiamo vedere, non fanno distinzioni tra destro e sinistro. Avremo pertanto a disposizione esclusivamente 4 azioni che saranno identiche per i due auricolari. Inoltre, ad eccezione del tocco prolungato, nessun comando è modificabile, possiamo solo decidere se attivarlo o meno. Con il tocco singolo abilitiamo il play e pausa, con il doppio tocco abilitiamo la traccia successiva e con il triplo tocco la traccia precedente. Ma come vedete questi due comandi devono essere volontariamente attivati perché di default non lo sono. Infine il tocco prolungato, che è l'unico modificabile, è l'unico in cui si possono scegliere configurazioni differenti per il destro ed il sinistro. Ad ogni modo è impostato su entrambi il controllo dell'ANC su attivo e modalità trasparenza. Dalle impostazioni si nota la mancanza di una configurazione per ruotare su tutte e tre le possibilità, però è possibile optare per l'assistente vocale o la gestione del volume. Una configurazione un po' scarsa che possiamo cambiare anche se le opzioni che ci vengono offerte sono troppo poche. Da questo punto di vista Samsung non mi convince. Ma come suonano queste Samsung Galaxy Buds FE? Chi mi segue da un po' sul canale saprà ormai che i test li eseguo con la firma sonora di default del produttore, così da non falsare l'ascolto e capire come lavorano i driver senza equalizzazioni che enfatizzano una caratteristica rispetto ad un'altra. A seguito dei test posso quindi dirvi che queste Buds FE riproducono discretamente bene tutto il range di frequenze che il driver è in grado di supportare. Il volume è tarato bene, ma purtroppo si notano alcune distorsioni anche a volume non troppo elevato. Questo, se da un lato ci può stare considerando la fascia di prezzo in cui attualmente si collocano, non è minimamente accettabile per il prezzo di listino al lancio. Non suonano male, intendiamoci, e il fatto di poterle un minimo personalizzare con le equalizzazioni a disposizione riesce a mitigare qualche problemino, ma in tutta onestà mi sarei aspettato molto di più e non mi convincono a fondo. Per il solo comparto sonoro ci sono modelli che anche a prezzo inferiore hanno maggiore qualità. A mio modestissimo parere la scelta di affidarsi ad un altoparlante custom ad una via rispetto ad un driver dinamico più classico non ha pagato in termini di risultato finale. Rispetto alla prima generazione guadagnano i codec SSC e AAC, che sono sì un upgrade gradito, ma che non bastano da soli a farmi dire che questa versione è degna erede della precedente. Se volete capire meglio come suonano queste Buds FE una volta indossate, vi consiglio l'ascolto di Maggot Brain di Funkadelic. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Pur non facendo gridare al miracolo, devo dire che dal punto di vista dei microfoni Samsung ha fatto un buon lavoro. Come vediamo dai grafici, 3 microfoni per auricolare riescono a filtrare gran parte del rumore ambientale, anche se non in maniera perfetta, ma questo comunque non impedisce di ottenere delle buone prestazioni durante le chiamate vocali. Samsung dichiara 8 ore e mezza di ascolto non-stop con la soppressione del rumore disattivata e fino a 6 ore con ANC attivo. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una durata massima di circa 6 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 35 minuti circa, mentre se attiviamo l'ANC otteniamo una durata massima di 5 ore, sempre a parità di codec.
In chiamata perdono un'ulteriore ora, scendendo così intorno alle 4 ore con una singola ricarica, e qui purtroppo ci sono evidenti differenze rispetto al vecchio modello, che è vero che non aveva la NC e solo il codec SBC, ma era in grado di garantire 8 ore di chiamate vocali. In pratica si poteva stare al telefono un'intera giornata lavorativa di fila. La batteria inclusa nella custodia riesce a garantire ulteriori 3 ricariche e mezza, per un totale dichiarato di 30 ore con ANC disattivato o di 21 ore con ANC attivo. Quello che era l'aspetto principale della precedente versione, ovvero la durata della batteria, qui purtroppo fa un passo indietro notevole. 3 ore e mezza o 4 in chiamata sono in linea con quanto fanno altri produttori, ma personalmente mi aspettavo tanto di più. Peccato. Concludo dicendovi che non hanno la ricarica wireless e nemmeno quella parziale, che per carità ci può stare, ma considerando che non costano pochissimo è nuovamente un peccato. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Se avete un dispositivo Android, meglio ancora se Samsung, per via di una serie di caratteristiche disponibili solo per gli smartphone e i PC di questo brand, e volete spendere il giusto, specie quando sono in offerta e soprattutto se siete interessati a delle buone medio di gamma, allora queste Buds FE fanno per voi. Per alcune soluzioni tecniche spiccano rispetto alle concorrenti nella stessa fascia di prezzo, penso ad esempio al fatto che sono comode, anche se indossate per molto tempo, hanno la doppia protezione contro lo sporco, sono piccole e hanno un ottimo ANC, ma è altrettanto vero che rispetto alla precedente generazione perdono la caratteristica principale che aveva fatto la storia, per così dire, di quel prodotto, ovvero la durata della batteria. In queste Buds FE la durata non è così eccezionale come il vecchio modello, ma è anche vero che queste hanno un codec migliore e la ANC che le altre non avevano. Dal punto di vista sonoro invece manca qualcosa. Ripeto che secondo me la scelta di puntare su un altoparlante custom ad una via non ha pagato e in circolazione c'è di meglio. Ci sono quindi dei compromessi ai quali sottostare per ottenere un prodotto alla fine discreto, ma a discapito di una migliore qualità audio e di qualche ora di riproduzione. Se le trovate in offerta a 59 euro e siete interessati, sono da prendere. Se invece le trovate intorno ai 70-80 euro, il mio consiglio è di pensarci molto bene, perché con quella cifra potete trovare di meglio. Al prezzo di listino di 109 euro invece non pensateci proprio e dirigetevi su altro. Ad ogni modo vi lascio il link in descrizione perché spesso e volentieri si trovano in sconto. Come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Soundpeats Open Ear che potrebbe essere la configurazione perfetta per chi fa sport, ma non solo, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!